dice: sai Martina, ho fatto una pazzia, ho comprato un albergo a Paros. E quando mi ha detto: ti piacerebbe andare a gestirmi l'albergo? Ho chiuso un po' tutto, sono venuta a Paros, sono arrivata con la valigia, col mio gatto. La forma vivente che mi appassiona di più sono i gatti. Cosa faccio? Faccio uno shelter per gatti. Ho deciso, una specie di ricovero dove poter dare riparo a gatti. Mi chiamo Martina Guerra, vengo da Venezia e qualche anno fa ho ben pensato di lasciare quella popò di città per trasferirmi a Paros. Non è stata una brutta scelta, anzi, anche se sono arrivata qui un po' per caso, seguendo un'offerta di lavoro che mi era stata fatta, poi in realtà ho ben deciso di fermarmici e magari di passare il resto della mia vita, che presumo sarà lungo, qui in un'isola che si può definire ancora un piccolo paradiso alla fine, perché ci si vive molto bene, si sta in un'atmosfera rilassata, specialmente fuori dal periodo estivo, perché in estate si deve lavorare, ma poi per tutto il resto dell'anno qui si fa veramente la bella vita. Lì a Venezia ho lavorato per quasi 30 anni come guida turistica, non solo a Venezia, mi spostavo in giro per tutta Italia. Naturalmente ero sempre a contatto con la gente per il mio lavoro. E poi gli ultimi anni di questo percorso nel turismo ero diventata anche responsabile della logistica per la più grande agenzia di turismo incoming e diciamo che il lavoro non mi piaceva più, non mi faceva più guardare Venezia con gli occhi che avevo prima, la vedevo troppo piena, troppo stressante, non era più la mia Venezia e quello mi ha spinto a lasciarla. Allora, un giorno sul ponte di Rialto accompagnavo dei miei amici, una famiglia di amici australiani che conosco da una vita, e proprio sul ponte di Rialto questo mio amico mi dice: sai Martina, ho fatto una pazzia, ho comprato un albergo a Paros. Ah, bene, faccio. Io a Paros c'ero già stata in passato, tantissimi anni fa, ero in vacanza qui sulle isole greche e mi ero fermata anche a Paros. Quindi la conoscevo, ma non potevo dire di conoscerla proprio bene, l'avevo vista, ecco, l'avevo vista. E quando mi ha detto: Martina, ti piacerebbe andare a gestirmi l'albergo? Io ho detto: beh, alla fine sono stanca di Venezia. Paros mi è piaciuta quella volta, mi piacciono le Cicladi, poi va bene, poi c'è anche questa connessione con Venezia, perché Paros è stata per 300 anni sotto i veneziani, quindi ho detto: perché no, andiamo a vedere cosa succede lì. Ho chiuso un po' tutto, ho venduto quello che avevo da vendere e l'11 gennaio di 7 anni fa sono venuta a Paros. Quando mi hanno proposto di venire qui a Paros per gestire un albergo, rimanevo sempre nello stesso ambito. Il primo hotel che ho gestito mi ha dato soddisfazioni, da praticamente niente che era, ho sviluppato un bel lavoro. Solo che dopo 2 anni ho detto: ma perché devo lavorare per qualcun altro quando potrei alla fine farlo per me stessa? E quindi ormai sono già 4 anni che gestisco Casa Elea. Casa Elea è un piccolo residence, possiamo dire, è composto da 8 tra appartamenti e studio a Naussa, non a Parichià. La Parichià è la città del porto, mentre Naussa è il villaggio a nord dell'isola. E comunque non ho riscontrato grosse difficoltà ad organizzarmi per aprirlo. Alla fine, prendendo una gestione, certo devi avere comunque un commercialista che ti segue, ma non è stato così difficile. All'inizio, quando sono arrivata 7 anni fa, logicamente ho dovuto farmi il permesso per lavorare, che si fa alla polizia, ho dovuto fare le solite iscrizioni, l'ufficio delle tasse, cose abbastanza semplici per gestire una cosa. Sono arrivata con il mio gatto, il mio splendido Asprachi, che è un nome greco, Asprachi vuol dire bianchino. In realtà lui si chiamava Jack. Ho detto: beh, andiamo in Grecia, sei bello, sei bianco e ti chiamerai Asprachi, bianchino. Ecco. Poi Asprachi sfortunatamente sembra un infarto, me l'ha portato via 3 anni fa, ma la passione per i gatti c'è ancora. Al momento mi prendo cura di una colonia di 26 gatti e mi fanno tanta compagnia. Sono anche fortunata perché ho spazio dove tenerli, però ho in serbo qualcosa di buono per i gatti di Paros. Un'idea fissa che ho, alla quale ci penso di notte: cosa faccio? Faccio uno shelter per gatti.
ho deciso uno shelter, faccio una specie di ricovero dove poter dare appunto riparo a gatti. Con l'aiuto di un amico sto cercando un posto che dovrebbe essere un'area verde con un piccolo edificio, innanzitutto lontano dalla strada, naturalmente, deve essere lontano dalla strada, non serve che abbia la vista mare, i gatti non la richiedono, a differenza dei clienti, e quindi anche dentro, verso le pendici del monte, verso questi bei sentieri che portano verso su. E lì appunto ospitare gatti che hanno bisogno d'aiuto. Per far sì che questo accada, con l'aiuto dei miei 26 gatti, che abbiamo una bella pagina Facebook che si chiama La Banda di Caselea, ecco, con la pagina Facebook abbiamo iniziato una raccolta fondi per questo rifugio, abbiamo aperto una PayPal, appunto l'indirizzo della PayPal è la banda di Caselea @gmail.com, e se qualcuno volesse far del bene ai gatti di Paros, un regalino è sempre il benvenuto, e questo ci aiuterà. Il progetto, come accennavo prima, sarà questo pezzo di terra con questo edificio che potrebbe essere una casa rurale, per esempio, che magari sarà da rimettere un po' a posto, perché ce ne sono di situazioni così qua nell'isola, però di solito sono abbandonati, quindi servirà a ristrutturarlo un po', e ci dovrà essere dello spazio al coperto per i gatti che hanno bisogno di essere curati, necessiterà una piccola cucina dove far da mangiare ai gatti, una stanza per me, perché io poi dovrò vivere lì, nel senso qualcuno deve stare lì 24/24, e niente, poi ci si organizza, si vede il numero di persone che potrebbe lavorarci, tutti i volontari che vogliono venire. Io sono ben disposta a trasmettere la mia passione, e se qualcuno vuole venire a fare del bene a questi gatti, è bene accolto, è bene accetto, e vi aspetto tutti a braccia aperte. Sono arrivata nel regno dei gatti, perché qui a Paros i gatti sono tantissimi. È stato fatto un paio d'anni fa una specie di censimento e si dice che sull'isola ci siano 60.000 gatti randagi, mentre la popolazione è di 11.000 residenti. Quindi si conta che su per giù ogni residente dovrebbe prendersi cura, diciamo, di 6 gatti. Io ne ho 26, faccio per 4 un po' abbondanti. I 26 famosi gatti che ho adesso non sono andata a raccogliermeli, sono arrivati loro pian pianino, uno alla volta, perché cosa succede? Qua d'inverno l'isola si spopola, e questi gatti, che sono abituati ad andare a mangiare vicino ai ristoranti, o trovano i turisti che gli danno da mangiare, quando arriva l'inverno si trovano senza approvvigionamenti, no? E di conseguenza si avvicinano, cercano di avvicinarsi dove potrebbero trovare da mangiare, e questo vuol dire si avvicinano agli esseri umani che ci sono. Dov'è il mio hotel? È una zona così, nel senso che d'inverno si spopola completamente, e quindi tutti i gatti del circondario arrivano da me. Ha iniziato la prima gattina proprio dopo 2 mesi che aveva aperto, è stata chiamata come l'albergo, Elea, Caselea Elea, e dopo ogni inverno il gruppo aumenta. Poi siccome sembra che io abbia, a detta del veterinario e a detta di più di qualcuno, la mano d'oro con i gatti, ultimamente succede che mi portano anche gatti che hanno bisogno di essere curati dopo magari un incidente automobilistico, o per esempio l'ultima che mi hanno portato all'inizio di dicembre, poverina, una gattina di 3 mesi alla quale avevano diagnosticato la FIP, che è una bruttissima malattia virale per i gatti, e questa gattina doveva stare al riparo, arrivava l'inverno, era dicembre, non c'era un posto dove metterla, deve assumere medicinali tutti i giorni, e quindi le ho trovato un posticino e adesso sta da me, la sto curando, sperando che la cura porti risultati positivi, e poi cosa faremo? La lasciamo per strada? No, ormai è lì, e lei è la 26esima. Mi rendo conto
che non ne posso più accogliere dove sono adesso, per il semplice motivo che alla fine questo è un hotel. È vero che d'estate li vedo solo per colazione e per cena, perché poi vanno nei prati, stanno fuori, non amano vedere la gente che va e che viene, così si allontanano loro, hanno i loro orari, però non posso neanche accoglierne di più. Quindi sto cercando un posto, un'area verde con un piccolo edificio e lì appunto ospitare gatti che hanno bisogno d'aiuto. Naturalmente poi si procederà man mano a sterilizzarli, che è una cosa importantissima da fare qui, perché il problema dei gatti, che sono così tanti, è perché qua è un altro discorso da fare. Dobbiamo andare a parlare dei greci, senza nulla togliere a loro, però specialmente gli anziani non hanno un buon approccio con gli animali, nel senso, noi ormai ci siamo un po', li trattiamo bene, invece gli anziani, non i giovani, non parlo assolutamente delle nuove generazioni, perché li trovo molto predisposti nell'avere questo rapporto con gli animali, ma gli anziani trattano ancora gli animali, tanti anziani, non tutti, come degli oggetti. È brutto da dire, ma è così. Quindi il gatto, il cane alla catena. Il cane alla catena, che è una cosa che odio. Io capisco che il cane magari se lo prendono per fare la guardia al giardino, ma un cane non può vivere tutta la sua vita, 15 anni, attaccato a una catena. Gli asini legati con la corda in mezzo al campo al 15 di agosto senza un minimo di riparo, un po' un catino d'acqua, niente, devono stare là perché sono asini secondo loro. Servono solo da soma e anche se stanno sotto la candela del sole poco importa. Cioè tutte queste cose non riesco io più a vederle, non le ho mai potute vedere e vederle proprio con i miei occhi così no. Vedere che i gatti siano trattati un po' male, no, non mi... è meglio che stiano da me. Da me stanno bene i gatti. Quando i miei ospiti, gli ospiti di Casa Elea mi chiedono ma cosa si può fare? Beh, a parte visitare l'isola in lungo e in largo che è piena di spiagge, spiaggette nascoste, segrete, quindi... Ma ci sono tante altre cose da fare. I trekking qua a Paros sono favolosi, favolosi. Il più classico, il più famoso è la strada bizantina, Byzantine Route, che viene giù dal villaggio di Lefkes, che è posizionato proprio nel centro dell'isola, che è l'antica capitale dell'isola, che era stata costruita al centro, in alto, proprio per avvistare se fossero arrivati pirati, i turchi, e quindi i pariani si riparavano all'interno dell'isola. Comunque da questo paese che è favoloso, è un po' il paese antico della città, dell'isola, e da lì scende questo cammino, viene giù per tutta la valle e arriva al mare, arriva a Marmara e va giù poi fuori a Molos. Si scende prima a Prodromos, poi si attraversa la strada Marmara e Molos. Come dicevo, si arriva a Prodromos venendo giù da questa favolosa Byzantine Route, e quando si è a Prodromos, signori, non si può mancare il caffè Neon di Prodromos, dove si mangia divinamente dalla Maria. Locale piccolissimo, se poi si è là d'estate i tavolini fuori sono sotto le bougainville, una cosa incantevole, pochi piatti ma tutti squisiti e si spende pochissimo, quindi vale la pena, vale la pena. Per concludere, dopo una bella passeggiata in buona armonia, seduti a tavola con buoni piatti greci, questa Byzantine Route, questo passeggio bizantino, scende tra campi, uliveti, addirittura ci sono delle parti lastricate ancora dall'epoca antica e è una meraviglia perché il mare in fondo, hai questa vista del mare in fondo e se lo fai in primavera ci sono i colori meravigliosi, i fiori, gli ulivi, cioè è una cosa che non si può perdere. Altra cosa interessante, sempre parlando di trekking, qui a Paros, sempre al nord dell'isola verso Naoussa, la parte più selvaggia della baia di Naoussa, c'è il parco, la riserva naturale dell'isola che si chiama Rock Park e anche lì ci sono 3 bellissime passeggiate da fare. Si attraversa il promontorio che c'è tra la baia di Naoussa e il mare aperto, si arriva al faro, c'è una passeggiata più lunga, una media, una più corta.
E anche lì la natura è splendida, fiori meravigliosi, panorami mozzafiato, si passa dalla baia con tutte le sfumature di blu, dall'azzurro chiaro fino al blu profondo, fino dall'altra parte appunto arrivare a vedere il vero mare blu, il vero Egeo con quel blu profondissimo che fa di questa zona del Mediterraneo un mare unico, una zona unica. Io penso di avervi raccontato qualcosa di più dell'isola che mi ospita, un'isola meravigliosa, un'isola che mi ha accolto bene e dove, come dicevo già prima, spero di passarci ancora molti anni. Io ormai qui ho messo radici e da qui non mi manda più via nessuno. Venite a trovarmi, se passate a Naussa, Casa Elea, sono là, vi aspetto, magari ci facciamo un caffè, o vi dico in veneziano se famo una ombretta, va bene fioi, vi aspetto, ciao!